Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche per la primavera 2023. Grazie. Wow! Abbiamo la carta del matto, amici della Vergine. Periodo di nuove avventure, di novità, nuovi inizi, una nuova fiducia nella vita anche. E per qualcuno si tratta di fare un salto proprio letteralmente, quindi di scegliere, diciamo di pancia invece che di testa. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, se non riusciste ad adattare niente alla vostra realtà, oppure se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, cominciamo con la carta dell'appeso, la carta del mondo, un 5 di denari, asso di spade, 5 di spade, abbiamo un 8 di coppe e vediamo con che altre carte chiudiamo la lettura. Abbiamo un 7 di pentacoli e il re di spade. Allora, partiamo da questo appeso. Periodo di riflessione, periodo di introspezione, periodo che vi dà la possibilità, quello di inizio primavera, di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. È un po' come il fare il punto della situazione. Però qui poi vedo anche il mondo, quindi c'è durante questa primavera la possibilità di arrivare ad un risultato, alla fine di un ciclo per iniziare un ciclo nuovo. Sapete che nel cielo astrologicamente ci sono molti movimenti planetari, soprattutto a marzo, e diciamo che porteranno parecchio scompiglio. Quando c'è la carta del mondo si può anche parlare di viaggi o magari di qualche trasferimento, di qualche trasloco. Ok, abbiamo poi anche un 5 di pentacoli. Qui ragazzi, sento che per qualcuno sarà veramente un cambio in positivo. Quando c'è un 5 di pentacoli, al contrario, la sento per certi versi la possibilità di uscire da una situazione di carenza e vi dico questo perché vedo anche un asso di denari, un nuovo inizio, un nuovo tipo di percorso, ma giustamente avete anche il matto e anche qui avete un asso di spade, nuove idee, nuovi tipi di comunicazione e per qualcuno anche prese di posizione. L'unica nota forse un po' stonata sono questo 5 di spade e questo 8 di coppe che parlano di qualche pensiero di troppo. Probabilmente potrebbero anche esserci delle discussioni o delle vostre lotte interne a livello mentale, ok? Diciamo che poi con il 7 di pentacoli e il re di spade alla fine, quello che si prospetta è un periodo, diciamo tranquillo, perché il 7 di denari comunque è sempre una carta che ci dice che il lavoro è già stato fatto, il seme è già stato piantato. Bisogna solo aspettare con un atteggiamento positivo. D'accordo, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, così vi do delle informazioni in più. Andiamo a vedere l'appeso. Allora, wow, abbiamo un 9 di coppe e una regina di coppe. Quindi direi che questa carta di appeso non è poi così male questo momento, perché comunque con un 9 di coppe è come se ci fosse una sorta di soddisfazione da parte vostra. E con la regina di coppe è come se ci fosse un... Allora, per certi versi indica alti e bassi emotivi la regina di coppe e soprattutto vedendo che ce l'ha peso e ricollegandomi a quel momento dove si fa il punto della situazione, potrebbe essere un momento dove, diciamo così,
siete un po' seduti, se vogliamo, sul vostro stato emotivo. Dall'altro, visto che in questo mazzo soprattutto viene raffigurata come una donna incinta, ho come la sensazione che qualcuno stia riesaminando o rivalutando qualche tipo di sogno, qualche tipo di obiettivo. Mm? Il 9 di coppe infatti è una carta di sogno. Andiamo a vedere il mondo, perché comunque il completamento, il risultato, l'appagamento c'è e abbiamo il Papa e un 3 di spade. Allora, ragazzi, può essere che se siete senza lavoro ci sia l'inizio di un nuovo lavoro, perché il Papa è un contratto, è un'ufficializzazione, è qualcosa che viene riconosciuto davanti alle masse, ok? Abbiamo un po' però questo 3 di spade che è un po' pesa, ma secondo me è molto legato a questo 5 di spade. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli al contrario. Ah sì, si era girata. No. Ecco, appunto. 4 di spade e nuovamente 5 di pentacoli. Ragazzi, per qualcuno ho la sensazione che ci sia da guarire un certo tipo di... per qualcuno è la mentalità carente, per qualcuno è una situazione economica carente. Anche se, ripeto, ci sono nuovi contratti, c'è il mondo, c'è un cambio, c'è qualche cosa, quindi per molte persone potrebbe anche semplicemente essere una dipendenza a livello caratteriale da qualcuno. Difatti comunque con la carta dell'appeso c'è una sorta di impossibilità a muoversi. Mm? Il 4 di bastoni indica la necessità di... scusate, il 4 di spade indica la necessità di prendersi un periodo di tempo per un riposo. E quando c'è il 5 di pentacoli è come se la persona, comunque l'energia, in questo caso è un'energia di una persona che non vuole o non ha le forze, perché comunque c'è un 3 di spade, di cambiare la situazione. Però è un po' con questo matto come se vi dicessero abbiate fiducia, buttatevi, cambiate, fate questo cambio che state meditando magari da tempo. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Allora abbiamo un asso di spade nuovamente, morte e cavaliere di bastoni. Mm. Um, Ragazzi, sicuro un inizio ci sarà. Però ho come la sensazione, ed è un po' quello che sento col 5 di pentacoli girato al contrario qui, che con questa morte non vogliate lasciarvi indietro nello specifico qualcuno, perché abbiamo un cavaliere di bastoni. O può anche essere che non riusciate a lasciarvi indietro determinate idee e che quindi facciate un po' fatica a ritrovare l'entusiasmo. Andiamo a vedere l'asso di spade. Fante di bastoni al contrario, cavaliere di coppe al contrario e nuovamente 5 di spade. Probabilmente quello che dovete lasciare indietro sono o dei vecchi entusiasmi, o delle vecchie fiamme, o delle vecchie idee, o delle vecchie proposte. Che è quello che qua con questa morte al contrario si fa fatica a fare, probabilmente è quello che crea questo tipo di stasi energetica. Andiamo a vedere il 5 di spade, 8 di bastoni e 4 di coppe. Allora, l'8 di bastoni è una carta di comunicazione e anche il 5 di spade è una carta di comunicazione, ma è una carta di comunicazione aggressiva. È quella che io chiamo la falsa vittoria, è la vittoria della mente. E qui c'è qualche tipo di comunicazione che crea un po' di tossicità, un po' di cecità, perché avete il 4 di coppe.
Quindi fate attenzione perché potrebbe... ce l'avete due volte il 5 di spade. Fate attenzione perché... adesso andiamo avanti a vedere queste carte qui, però ho come la sensazione che questo vostro tipo di mentalità vi porti a creare delle lotte interne che non vi permettano di vedere le possibilità alternative. E c'è qualche cosa che ha a che vedere con la comunicazione. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo un 7 di coppe al contrario e l'appeso al contrario. È come se doveste rendervi conto, ragazzi, ehm, che quello che voi reputate un sogno probabilmente è un po' troppo condito dal vostro stato mentale, come se fosse una proiezione. Qua vi sento in una situazione di carenza. Ripeto, può essere una carenza economica, una carenza di attenzione, una carenza ehm, affettiva anche. E questo tipo di situazione vi crea forti condizionamenti mentali ed è come se non vi rendeste conto che effettivamente avete bisogno di cambiare qualcosa. La carta dell'appeso indica proprio lo sblocco, i cambi, il movimento. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli perché comunque il 7 di pentacoli in realtà è una carta di attesa. Allora, abbiamo l'eremita al contrario e l'imperatrice al contrario. È come se vi dicessero di non aspettarvi troppo. ehm, Come se vi dicessero di non aspettarvi troppo da voi stessi. Perché giustamente quando si è in questo tipo di situazione si tende a... ecco, si hanno gli occhi bendati, come questo 4 di coppe. Non si vedono le alternative perché si è troppo dentro questa dinamica di tristezza, appunto come vi dicevo prima, di dipendenza, di vittimismo. Si fa proprio fatica ad uscire da soli. Qui è un po' come se vi dicessero, non pretendete troppo da voi in questo periodo della primavera, perché comunque è un periodo di forti cambi, di nuove prospettive, di nuovi inizi e lasciare andare tutto il resto, comunque cambiare tipo di mentalità è una cosa che viene poco per volta, non è come schiacciare un bottone, mentre i cambi dell'asso di denari e del mondo sono cambi veloci. Invece può essere che a livello mentale o emotivo abbiate bisogno di un po' più di tempo rispetto al cambio di tipo fisico di cui si parla qui. Andiamo a vedere questo re di spade. Sacerdotessa, infatti, e cavaliere di spade. Ho come la sensazione che vi consiglino di affidarvi a un terapeuta, che può essere con il re di spade, uno psicologo, un mental coach, piuttosto che uno psichiatra, qualcuno che si occupi di farvi conoscere e mettere in ordine la vostra mente, oppure con la sacerdotessa potrebbe essere qualcuno, ricordo che anche qui avevate il Papa, che curi un po' di più il vostro lato spirituale. Potrebbero anche essere le due figure insieme perché effettivamente quando si fa un percorso di crescita si lavora con le due polarità congiunte. Però ecco, se fosse diciamo un terapeuta di tipo emozionale, di tipo emotivo, potrebbe essere qualcuno che lavora con l'energia, come per esempio un agopuntore, qualcuno che fa shiatsu, qualche maestro Reiki, qualche erborista, anche lavori sul divino femminile vengono molto bene in questi casi, ok? E vi dicono di andare avanti con una determinazione incrollabile. Mm. Bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa riesco a dirvi di più. Però appunto, nuovi inizi, nuovi contratti e tanti cambi anche di residenza o spostamenti per il lavoro. Bisogna solo lasciarsi indietro un certo modo di pensare ed è una cosa che comunque appunto da soli potete fare fino a un certo punto. Vi consigliano di chiedere aiuto a qualcuno. Guardate, il re di spade potrebbe anche semplicemente essere magari una persona che vi faccio un'ipotesi.
perché è una professione che riguarda tutto quello che è mentale, quindi anche per esempio gli avvocati o cose di questo genere, potrebbe anche essere semplicemente una persona che magari è avvocato e parlando con questa persona vi fa vedere lati che qui voi non riuscite ancora a vedere. Difatti, guardate, carta numero 2, abbiamo, ma infatti tante carte, tanti 5, tanti conflitti, 2 5 di pentacoli e 2 5 di spade. Questa carta parla di qualche cosa, qualche pensiero a cui voi siete attaccati. E è interessante la figura, la rappresentazione, perché è come la tela del ragno, della ragnatela, no? Quando un insetto viene catturato nella tela del ragno, più questo insetto cerca di dimenarsi per liberarsi e più resta intrappolato. E qui è un po' la stessa cosa, più cercate di rifiutare il cambiamento e più entrate in questa fase ehm, di tristezza. Quindi in questi casi è giusto fare il salto di fede, avere fiducia non solo nel disegno divino, ma anche in quelle che sono le vostre capacità di risollevarvi, di andare avanti, di la vostra capacità di adattamento. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. Interiorizzazione. Wow! Guardate, ve la metto qua vicino al re di spade e alla sacerdotessa perché si tratta proprio di, mi viene da dire portar dentro, perché comunque la fatina sta respirando. Potrebbero essere utili anche lavori di aromaterapia, non so come si dica. Comunque, avete capito. O anche i fiori di Bach, ok? Sono sempre tecniche che vanno a riequilibrare il sistema energetico. Cari amici della Vergine, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione, con una condivisione. Ogni tipo di aiuto per me è importante, lo dico sempre e ci tengo a ringraziare tutte le persone che lo fanno. Io vi auguro una primavera splendida, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!